Buongiorno a tutti, sono Umberto, benvenuti in un nuovo video. Oggi parlo della gestione dei pomodori, nel senso legare, tagliare qualche branco che serve con il cutter come questo si vede che l'ho usato perché è tutto sporco. Praticamente ho visto anche dai commenti sul video dell'annaffiatura che sono successi dai commenti che qualcuno si è un po' qualche diatriba fra commentalisti praticamente. C'è chi diceva no, bisogna beverare, bisogna mettere ogni giorno, eccetera. Allora, andiamo a sfatare questo mito, questo mito dell'acqua, delle annaffiature. È comprensibile che qualcuno non sia d'accordo nelle annaffiature modo e tempo, però è anche comprensibile che ognuno ha un terreno, cioè ognuno conosce il proprio terreno e ognuno conosce la propria bestia, come si dice in gergo. Praticamente sui terreni argillosi serve un po' meno acqua, sui terreni sabbiosi serve più acqua. L'irrigazione è un fatto molto importante, non dobbiamo sbagliare né darne troppa e né darne poca, perché andiamo a fare dei disastri e dei disagi idrici che la pianta ne soffre. Praticamente anche in un commento mi è stato chiesto che cosa faccio quando c'è il marciume apicale. Io ho risposto subito che usare calcio liquido. In sé per sé è una pratica estrema che si fa quando la malattia è già in atto e allora si attua questo procedimento. Però se noi andiamo a comportarci in una determinata maniera e fare in modo di fare prevenzione, la malattia non è proprio una malattia, è una fisiopatia, praticamente una carenza, un errore che si fa nell'irrigazione, o se ne dà troppa per lungo periodo o se ne dà poca per lungo periodo. Bisogna essere regolari. Il mio consiglio, o quello che faccio io, è di darne poco ma spesso, cioè, non so, io parlavo di 1 litro e mezzo ogni 2 giorni, volete darne 1 litro ogni giorno, volete darne 3 litri ogni 2 giorni, l'importante è che voi dovete vedere il terreno sempre non bianco come qua, ma umido come qua. Vedete che è umido? Ecco, il terreno deve essere un po' umido. Adesso qua, questa notte alle 3 è piovuto di brutto, è venuto giù un bel acquazzone, questa mattina era tutto bagnato, adesso si può camminare, va bene. Però quello che voglio dire non è che io vi dico mettete 2 litri e voi dovete prendere alla lettera quello che vi dico, voi dovete valutare il vostro terreno e la vostra bestia, se la conoscete, vedete, se è anni che fate l'orto, vedete un po' come reagisce, e se è le prime volte che lo fate provate a vedere come reagisce le piante. Comunque ricordatevi che una carenza idrica non va bene e troppa acqua non va bene, perché i ristagni sono peggiori. Allora, andiamo a vedere cosa si può fare per il marciume apicale come prevenzione. Allora, io ho un metodo che anni che mi comporto in questa determinata maniera. Prendo, se vedete, guardate, venite qua, queste foglie si stanno arricciando. La settimana scorsa ho dato 2 volte i macerati perché c'erano gli afidi, si vedevano proprio gli afidi neri. Guardate, qua ce n'è un altro, vedete? Ma è uno, guarda, adesso lo schicciato. Vabbè. Lo vedete qua, ingrandisce qua regia. Adesso se c'hai, ma se vede, ecco, guarda, qua c'è un altro. Si vede? È che c'è scuro. Allora, ce n'erano molti di più. Ce n'erano molti di più. Allora io cosa ho fatto? Ho dato un macerato lunedì e giovedì. Questo è il risultato, adesso comincia a piovere. Logicamente gli afidi vanno a ondate, arrivano
un periodo, poi si fermano e poi ne arrivano le altre, vanno a ondate. Tutto il mese di giugno e luglio arrivano gli afidi, agosto arrivano le cimici, non preoccupatevi, continuate con i macerati e speriamo che funzioni. Poi un'altra cosa che io faccio, queste foglie che sono vicino al terreno, quando la pianta si sta alzando, le vado a eliminare. Vedete che ho già cominciato a eliminare. Allora questi pomodori, guarda, sono già in vareso, si stanno già facendo. Poi bisogna anche calcolare che 1, 2, 3, 4 piante sono costoluti e sono gli unici 4 che hanno le foglie ricciolate, 4 di qua, 4 di là. A volte va anche la genetica della pianta, a volte anche il tipo di cultura che ha la pianta di riccelarsi le foglie. Come per il marciume. Per il marciume apicale c'è il San Marzano, il famoso peretto, quello da palo, e c'è anche il cuor di bue, che sono molto più propensi a altri tipi di pomodori a fare il marciume apicale. Per esempio quelli lisci di medio piccola taglia non vanno a fare il marciume apicale perché sono più resistenti, hanno delle altre proprietà. Però se si sbaglia a irrigare, si continua a fare irrigazioni sbagliate, si può succedere che anche quelli si vanno ad ammalare. Allora cosa facciamo? Siccome che il marciume apicale è causata da alte temperature e da una bassa umidità, allora se noi irrighiamo una volta a settimana, quel giorno che irrighiamo il giorno dopo è umido, però dopo gli altri 5 giorni il suolo diventa secco, non c'è umidità, la temperatura andiamo a 30, 32, anche a 34 gradi, perché siamo a luglio, inizio di luglio, nella 32-34 gradi, cosa succede? Troppo caldo, poca umidità e si comincia a fare il marciume apicale. Allora, onde evitare che se io do l'acqua 2 volte alla settimana, 3, che troppa umidità possa farmi malattie fungine, perché poi quando l'acqua evapora cosa fa? Fa malattie fungine, vado a arieggiare, allora qua è portulaca, questa qua non muore mai, vado ad arieggiare in modo che i pomodori vanno, questo qua è una femminella apicale, alla fine vado a eliminarla, vedete che si arieggiamo là, arieggiamo, questi pomodori qua fra una settimana cominciano già a farsi, ecco qua, specialmente dove ci sono tutta questa vegetazione, io tiro via le foglie che vanno verso il terreno, che sono rischiose perché possono apportare malattie fungine come peronospora e altre malattie, e così arieggio. Dopo, mentre che passo, vedo che hanno bisogno di legare e li lego. Facciamo un giro di là. Allora, questi qua sono i pomodori che io ho fatto un video, queste 2 file. Se andate a riprendervelo, vedete come li ho piantati, seminati, trapiantati e fatto tutta la lavorazione. Questi sono peretti da palo, San Marzano praticamente, io li chiamo peretti, sono i San Marzano o lunghi, ecco. Vedete che ho fatto 2 file, dopo ne ho fatte altre 2, poi altre 2, sono tutti scalare. Fra un po' questi qua raggiungono l'altezza del palo, allora i datterini li lascio crescere, li lascio andare. Gli altri quando sono all'altezza, quando hanno fatto questo si forma, ecco, vedete, guardate, il fiore non è bello giallo come questo, è mezzo bruciacchiato. Praticamente questa pianta dopo di questo fiore non fa più, allora io poi la castro, la taglio e lei si forma tutta la pianta, i frutti sotto diventano rossi e la pianta è finita qua. Fra un po', fra un 15-20 giorni li castro tutti e questa qua ha finito la sua produzione. Stiamo già cominciando a mangiare, vedete, è una bella produzione. Quelle sono piante comprate dal vivaio, dal vivaista, queste lo stesso dal vivaista. Queste sono piante che ho seminato io
in serra da bustine, che ho comprato bustine al supermercato e ho provato. Insomma, non sono male, voglio dire, hanno fatto i pomodori dal primo palco, il secondo, il terzo si sta chiudendo. Se va avanti così è una buona produzione, però come vedo, come si può vedere, cominciano già a fare le foglie. Allora io comincio già a pulirle un po'. Comincio già a pulire un po', vedete? Piano, senza ferire. Ci sono dei figli qua, e femminelle, e le pulisco. Tiro via le foglie e vado avanti così, tutto l'effetto. L'effetto qua risulta migliore, se lo vedete da qua. Queste quattro qua le ho trapiantate perché le prime erano morte, le ho trapiantate da quelle. Vedete che tocca per terra qua, questo tocca per terra. La pioggia di ieri sera, il sole di oggi, questa umidità fa evaporare, sotto la pagina del pomodoro si forma la malattia. Allora, onde evitare, io faccio così, là, arieggiato, via. Io avevo già cominciato stamattina, via, vedete, non sono arrivato fino a qua. Stamattina ho arieggiato quello là. Ecco, e il discorso, faccio tutte queste cose a tutti i pomodori, di scalare, e lascio stare però quelli là, quelli da salsa. Qua abbiamo i pomodori, ho messo i pomodori da salsa, e quelli là. Questi sono pomodori da salsa. Anche qua li ho comprati da 3 rivenditori, un rivenditore, 2 e il terzo. In scalare. Qua questi pomodori non vanno sfemminati, le femminelle bisogna lasciarle, perché così producono parecchi fiori e parecchi pomodori. Guardate, eccoli qua. Ho messo la paglia e gentilmente il vicino mi ha dato la paglia, che ha tagliato il grano. Questo è pieno di fiori. Ho messo il palo perché ho dato una legata con la raffia, perché non voglio che le foglie vadano a contatto col terreno, sempre per via di malattie e fungine che si formano con la pioggia, con l'irrigazione. Praticamente un consiglio che vi do è di arieggiare il terreno, una buona concimazione prima del trapianto, non esageriamo con le irrigazioni né troppo né poco, è meglio poco e spesso che tanto una volta solo. Adesso io col terreno che ho io qua, ogni settimana do due annaffiate, belle annaffiate. Quando vedo che poi il terreno si sta asciugando, ricomincio. Anche perché il marciume apicale è dato anche dalla troppa concimazione azotata. Se voi esagerate con la concimazione, poi si fanno la botta nera nel sotto il marciume apicale. Si può dare come risposta, se è in corso la malattia, si può usare il litottamnio, che è una polvere calcarea di origine marina, derivata dalla micronizzazione delle alghe rosse della Bretagna ed è consentita in agricoltura biologica. Se usate questi prodotti, però mi raccomando di seguire le disposizioni del fabbricante, bisogna attenersi alle disposizioni e non esagerare, perché quando c'è il marciume apicale vuol dire che c'è una carenza di calcio. Il calcio non viene fornito dalle concimazioni, perché stranamente nelle concimazioni non c'è. Bisogna usare o un concime fogliare, che sarebbe il calcio liquido, come avevo detto in consiglio al commento. Calcio liquido, che è un concime fogliare, si può usare nelle foglie oppure anche per irrigazione. Se volete fare una cosa ancora più biologica, il litottamnio è un prodotto veramente affidabile e anche
di origine inorganica, non è un prodotto fatto chimicamente. E il calcio, oltre ad avere il calcio, il litotamio ha anche il boro e il magnesio, che sono due microelementi che sono importantissimi per la crescita della pianta. Ok, penso di aver detto abbastanza e di essere stato esplicito, penso di essere stato semplice, esplicito. Dopo, se non avete capito bene magari vi farò sapere tra i commenti. Una cosa, fatemi un piacere, non litigate per delle cose così, ognuno ha le proprie idee ed è giusto rispettare le idee altrui, però dovete anche capire che ognuno ha un terreno diverso dagli altri. Io qua a 4 km 5 c'ho i Colli Ugani, praticamente il terreno, come ci avviciniamo verso i colli, diventa diverso anche come colore. E c'è un amico che sta quasi sotto i colli che mi dice: ah, io non uso mai l'acqua. E mi dico: ah sì sì, io do in anaffio e rimane, guarda come sai, rimane sempre bagnato. Dopo sembrerebbe anche una cosa strana e mi pare impossibile, però può essere vero. Dipende anche il terreno, se ha degli microelementi, macroelementi che vanno a completare i nutrienti che hanno già una pianta. Forse veramente poca acqua ma completa gli elementi che c'è nel terreno. Comunque, a risposta delle zanzare, anche qua nell'orto ci sono tante zanzare, specialmente quando facevo le irrigazioni col canaletta. Con la canaletta c'è sempre un po' di acqua che rimane e la zanzara andava sempre, poi era pieno, non riuscivo. Cosa faccio? Vedete quel campo là di terreno? Tutto il terreno antistante all'orto, io con il mio atomizzatore vado là in mezzo e faccio una copertura di 10 metri del perimetro dell'orto, in modo che le zanzare, l'ho già spiegato quando ho fatto il video, di Ugo, le zanzare non fanno voli enormi, vanno piccoli voli, si fermano, magari trovano la goccetta, succhiano e ciao, e via così. Ecco, va bene, allora io vi saluto, spero di essere stato guarda, avete tomato mi questa sai, mamma mia, di essere stato esplicito. Saluto tutti gli appassionati dell'orto dall'estero e anche dall'Italia, da tutte le regioni e ciao.